La sala conferenze cadde nel silenzio quando Richard Ashford si alzò in piedi, il suo abito da $5.000 perfettamente stirato, il volto rosso per una rabbia a stento contenuta. I miei colleghi del reparto marketing erano tutti lì. 12 persone con cui avevo lavorato per 3 anni, a guardare questo disastro svolgersi in tempo reale. Ora pensi di essere troppo importante per questa azienda, Tyler. La voce di Richard rimbalzava sulle pareti di vetro. Credi che qualche startup di Seattle ti apprezzerà come facciamo noi qui? Stavo lì, con la lettera di dimissioni in mano, le mani ferme, anche se il cuore mi batteva forte. Richard Ashford non era solo il CEO di Ashford Industries, la terza più grande azienda manifatturiera di Chicago. Era anche mio suocero, sposato con mia moglie Emma da 4 anni, e aveva chiarito fin dal primo giorno che non sarei mai stato abbastanza per sua figlia. Sono grato per l'opportunità che mi avete dato qui, dissi, mantenendo la voce calma. Ma devo prendere una direzione diversa per la mia carriera. Richard rise, ma senza alcun umorismo. Girò intorno al tavolo della conferenza finché non si trovò proprio davanti a me, così vicino che potevo sentire il profumo del suo costoso dopobarba mescolato al whisky che probabilmente aveva bevuto a pranzo. Una direzione diversa, ripeté, guardando i miei colleghi. Avete sentito tutti? Tyler qui pensa di dover prendere una direzione diversa. Dopo che gli ho dato questo lavoro, dopo averlo promosso 2 volte, dopo avergli permesso di sposare mia figlia, nonostante venga da niente. Sarah Mitchell, del reparto contabilità, fissava il suo laptop. James Park fingeva di controllare il telefono. Nessuno voleva incrociare il mio sguardo perché tutti sapevano cosa stava per succedere. Avevano già visto Richard umiliare persone. Signore, apprezzo tutto quello che ha fatto, cominciai, ma Richard mi interruppe con un gesto della mano. Non apprezzi niente, disse. Sai cos'è, Tyler? Sei un progetto. Emma ha provato pena per te quando lavoravi in quella tipografia senza sbocchi, guadagnando cosa? 35.000 all'anno. Pensava di poterti sistemare, di trasformarti in qualcosa di rispettabile, e io ci sono stato perché amo mia figlia e volevo renderla felice. Il mio volto bruciava, ma mantenni un'espressione neutra. Era proprio per questo che dovevo andarmene. 4 anni di questo trattamento. 4 anni a essere ricordato che non ero nato con i soldi. Che non avevo frequentato le scuole giuste. Che mio padre faceva il muratore e non gestiva una società. Ma ecco cosa succederà, continuò Richard, alzando la voce. Uscirai da qui pensando di essere chissà chi perché qualche azienda tecnologica di Seattle ti ha offerto 75.000 all'anno. Ti trasferirai in quel posto piovoso e infernale e capirai che non conosci nessuno, che senza il nome Ashford non sei nessuno. E poi, tra 1 mese, forse 6 settimane se sei particolarmente testardo, tornerai qui a chiedere il tuo lavoro in ginocchio. Si avvicinò, il respiro caldo sul mio viso. E quando lo farai, ti riderò in faccia e ti dirò di no, perché Tyler, tu non sei niente. Sei sempre stato niente e sarai sempre niente. La sala conferenze era così silenziosa che sentivo il ronzio dell'aria condizionata. Guardai Richard Ashford. Quest'uomo che per 4 anni aveva cercato di distruggermi, che aveva criticato ogni mia decisione, che a ogni cena di famiglia e evento aziendale aveva fatto capire che non ero degno di sua figlia o della sua azienda. Comincia a contare, dissi. Richard aggrottò la fronte. Cosa? Hai detto 1 mese. Ti sto dicendo di cominciare a contare perché non tornerò. Non tra 1 mese, non tra 6 settimane, mai. Vado a Seattle. Costruirò la mia carriera alle mie condizioni e dimostrerò a me stesso e a Emma che non ho bisogno del nome Ashford per avere successo. Gli consegnai la lettera di dimissioni, mi girai e uscii da quella sala conferenze a testa alta. Sentii Richard cominciare a urlare, ma non mi voltai. Continuai a camminare attraverso l'ufficio, oltre i cubi dove avevo passato 3 anni della mia vita, oltre la sala relax dove avevo pranzato innumerevoli volte, e dritto fuori dalla porta principale. Il telefono cominciò a vibrare prima ancora che raggiungessi la macchina. Il nome di Emma lampeggiava sullo schermo,
ma non risposi. Non potevo affrontare quella conversazione, non mentre tremavo ancora per l'adrenalina e la rabbia. Se questa storia ti risuona, se ti sei mai sentito sottovalutato o non apprezzato, prenditi un momento per iscriverti a questo canale. Premi il pulsante mi piace e lascia un commento qui sotto raccontando un momento in cui qualcuno ha dubitato di te e come hai dimostrato il contrario. La tua storia conta e voglio ascoltarla. Ora, continuiamo con quello che è successo dopo. Il viaggio verso casa durò 30 minuti. 30 minuti in cui il mio telefono non smetteva di vibrare con chiamate e messaggi. Emma, Richard, mia suocera Patricia, persino la mia collega Sara. Tutti volevano dire la loro su quello che avevo appena fatto, ma avevo bisogno di tempo per pensare prima di parlare con chiunque. Emma mi aspettava nel nostro appartamento quando tornai. Affittavamo un bilocale a Lincoln Park. Bello, ma non lussuoso. Il tipo di casa che un responsabile marketing in un'azienda di medie dimensioni poteva permettersi. Emma aveva insistito per mantenere la nostra situazione modesta, nonostante suo padre avrebbe potuto comprarci una casa con spiccioli. Diceva che era importante costruire la nostra vita insieme alle nostre condizioni. Ora, guardandola con il volto arrossato dal pianto, il mascara che le colava sulle guance, mi chiesi se avesse mai davvero pensato quelle parole. Tyler, disse appena varcai la soglia. Che diavolo hai appena fatto? Appoggiai le chiavi sul bancone e slacciai la cravatta. Ho lasciato il lavoro. Lo so. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, dell'offerta di Seattle. Ne abbiamo parlato come possibilità, disse Emma, alzando la voce, non come qualcosa che avresti davvero fatto, e non me l'hai detto. Volevi umiliare mio padre davanti a tutto il reparto marketing. Mi girai a guardarla. A guardarla davvero. Emma Ashford era bellissima. Non c'era dubbio. Capelli biondi, occhi azzurri, quel tipo di volto che fa voltare la gente per un secondo sguardo. Ma in quel momento vedevo solo la figlia di suo padre. Umiliarlo. Disse, Emma, tuo padre ti ha chiamata e ti ha raccontato cosa è successo in quella sala conferenze. Mi ha detto che hai lasciato il lavoro in mezzo a una riunione e hai fatto una scenata. Non è andata così. Tuo padre mi ha convocata in una sala conferenze con tutto il mio team presente e ha passato 10 minuti a distruggermi, dicendo a tutti che non sono niente senza il nome Ashford, che mi hai sposata come un progetto di carità. Emma distolse lo sguardo. Era arrabbiato. Lo hai colto di sorpresa con queste dimissioni. Ho dato il preavviso di 2 settimane, Emma. È la prassi. E anche se non l'avessi fatto, non gli dà il diritto di umiliarmi davanti ai miei colleghi. Rimase in silenzio per un momento, poi mi guardò di nuovo con le lacrime agli occhi. E adesso? Te ne vai a Seattle e mi lasci qui. Spero che verrai con me, dissi. Era sempre il piano. Ricordi? Avevamo detto che sarebbe stato un nuovo inizio per entrambi. Tyler, non posso semplicemente lasciare Chicago. La mia famiglia è qui, i miei amici, tutta la mia vita. Tuo padre è qui, correggo. E questo è il problema. Non possiamo costruire una vita insieme finché viviamo nella sua ombra. Emma scosse la testa, nuove lacrime cominciarono a scendere. Non capisci. Non hai mai capito cosa significa far parte di una famiglia come la mia. Ci sono aspettative, responsabilità. Capisco che tuo padre mi ha trattato come se fossi inferiore a te per 4 anni. Capisco che ogni volta che andiamo a cena da loro trova il modo di ricordarmi che non sono cresciuto con i soldi. Capisco che ha fatto capire che non sono abbastanza per te. Lui vuole solo il meglio per me. No, Emma. Vuole il controllo e ti usa per cercare di controllarmi. Bene, io ho finito. Prendo questo lavoro a Seattle e dimostrerò a me stesso e a lui che posso farcela senza il suo aiuto. Emma piangeva più forte adesso. E noi? E il nostro matrimonio? Mi avvicinai e presi le sue mani tra le mie. Vieni con me. Ricominciamo a Seattle. Niente più Richard che ci dice come vivere.
Niente più sentirsi in dovere di dimostrare qualcosa ogni singolo giorno. Solo noi, a costruire qualcosa insieme. Lei tirò indietro le mani. Ho bisogno di tempo per pensare. Quella conversazione risale a 3 settimane fa. Emma ha deciso di restare a Chicago mentre io mi sono trasferito a Seattle per iniziare il mio nuovo lavoro alla Horizon Technologies, una società software in rapida crescita che mi aveva offerto il ruolo di direttore della strategia di marketing a $130.000 l'anno, quasi il triplo di quanto guadagnavo ad Ashford Industries. La prima settimana è stata dura. Nuova città, nuovo lavoro, nuovo appartamento che ogni sera risuonava di vuoto quando tornavo a casa. Chiamavo Emma ogni sera, ma le nostre conversazioni erano tese, silenzi imbarazzanti riempivano gli spazi tra le parole. Lei viveva ancora nel nostro vecchio appartamento, lavorava ancora nella galleria d'arte che amava, faceva ancora le cene domenicali con i suoi genitori. Ma il lavoro era incredibile. Horizon Technologies era tutto ciò che Ashford Industries non era. Giovane, innovativa, pronta a correre rischi. Il mio capo, Jennifer Walsh, ascoltava davvero le mie idee invece di scartarle a priori. Nel giro di 2 settimane avevo presentato una completa ristrutturazione del marketing che avrebbe spostato l'attenzione dell'azienda dal B2B al contatto diretto con il consumatore. È brillante, disse Jennifer dopo la mia presentazione al team esecutivo. Tyler, dove hai imparato a pensare così? Anni di vedere le mie idee bocciate, risposi. Hai imparato a renderle a prova di proiettile. Alla fine del mio primo mese a Seattle avevo lanciato 3 campagne importanti, assunto un team di 5 marketer di talento e aumentato del 200% l'engagement sui social media di Horizon. Jennifer mi chiamò nel suo ufficio un venerdì pomeriggio, esattamente 31 giorni dopo il mio arrivo. Tyler, sarò diretto con te, disse. Stiamo aprendo una filiale a Chicago per gestire l'espansione nel Midwest. Ho bisogno di qualcuno che la diriga. Qualcuno che conosca sia il mondo tech sia la produzione tradizionale. La posizione prevede un aumento significativo di quote societarie. Sei interessato? Il cuore mi si mise a battere forte. Tornare a Chicago, ma questa volta alle mie condizioni. Qual è la tempistica? Lo annunceremo la prossima settimana. L'ufficio aprirà tra 60 giorni. So che ti sei appena trasferito qui, capisco se ti sembra un colpo di frusta, ma sei la persona giusta per questo ruolo. Lo farò, dissi senza esitazione. Jennifer sorrise. Speravo lo dicessi. Un'ultima cosa, il mese prossimo ospiteremo una conferenza regionale a Chicago. Ci saranno tutte le grandi aziende manifatturiere, inclusa Ashford Industries. Richard Ashford terrà il discorso principale. Voglio che tu sia lì a rappresentare Horizon. L'universo, a quanto pare, aveva senso dell'umorismo. Quella sera chiamai Emma per darle la notizia. Per la prima volta in settimane, la sua voce suonava davvero felice. Tornerai a Chicago? Sembra di sì. Non subito, ma entro 2 mesi. E Emma, voglio che tu capisca una cosa. Non torno sconfitto. Torno da vincente, alle mie condizioni. Lo so, disse piano. Tyler, mi dispiace per come ho reagito quando te ne sei andato. Ho avuto molto tempo per riflettere, e avevi ragione. Mio padre ha troppo controllo sulle nostre vite. Sto facendo domanda per gallerie a Seattle. Davvero? Avrei dovuto venire con te fin dall'inizio. Avevo paura, credo. Paura di deludere i miei genitori. Paura di lasciare tutto ciò che conoscevo. Ma stare lontana da te in queste settimane è stato peggio di tutto. Parlammo per 2 ore. Quella notte fu la prima vera conversazione da quando avevo lasciato Chicago. Emma mi raccontò delle discussioni con sua madre, di come Patricia avesse preso la sua parte quando aveva parlato di trasferirsi a Seattle. A quanto pare, Richard era diventato impossibile da sopportare da quando ero andato via, sfogando la sua rabbia su chiunque gli stesse intorno. Continua a dire che fallirai, disse Emma.
Che ti renderai conto di aver sbagliato e tornerai a chiedere scusa. Rimarrà deluso, risposi. La conferenza si tenne al Palmer House Hotel, uno dei luoghi più prestigiosi di Chicago. Horizon Technologies aveva acquistato un pacchetto da sponsor premium. Il nostro logo era ovunque e avevo accesso a tutti gli eventi di networking esecutivo. Arrivai presto il primo giorno, indossando un abito che mi calzava a pennello, pagato con i miei soldi e non preso in prestito da Richard Taylor. La sala espositiva era enorme. Centinaia di aziende mostravano i loro prodotti e servizi. Migliaia di professionisti si muovevano tra la folla, facendo contatti e affari. Tyler Brennan. Una voce alle mie spalle mi fece voltare. Era James Park, mio ex collega di Ashford Industries. Ho sentito che sei a Seattle. Cosa ci fai qui? Lavoro, risposi semplicemente. Ora sono con Horizon Technologies. Stiamo aprendo un ufficio a Chicago. Gli occhi di James si spalancarono. Horizon. Sono enormi. Tutti nel settore parlano delle loro nuove campagne di marketing. Aspetta, quelle sono tue? In parte. È stato un lavoro di squadra, davvero. Parlammo qualche minuto e appresi che le cose ad Ashford Industries erano peggiorate da quando ero andato via. Richard era diventato sempre più difficile, controllava ogni decisione, rifiutava di adattarsi alle nuove realtà di mercato. L'azienda stava perdendo terreno rispetto ai concorrenti più innovativi. Parla di te a volte, disse James con cautela. Di solito quando parla di lealtà e impegno. Credo si aspettasse che fallissi e tornassi indietro. Il fatto che non l'abbia fatto lo infastidisce molto. Bene, dissi. Il discorso principale era previsto per le 2 del pomeriggio nella grande sala da ballo. Trovai un posto in fondo, senza voler rendere troppo evidente la mia presenza. La sala si riempì rapidamente. Centinaia di professionisti del settore vennero ad ascoltare cosa avrebbe detto Richard Ashford sul futuro della manifattura. Salì sul palco con l'aria del CEO di successo, la sua presenza catturava subito l'attenzione. Il discorso iniziò bene, parlando di tendenze di mercato e innovazione. Ma dopo circa 15 minuti qualcosa cambiò. C'è una malattia nell'America aziendale, disse Richard, con quel tono familiare che conoscevo bene. Una malattia di dislealtà da parte dei giovani professionisti che pensano di sapere più di chi ha costruito questo settore. Prendono la formazione che diamo loro, le opportunità che offriamo, e poi se ne vanno pensando di poter fare meglio altrove. Alcune persone in sala si spostarono a disagio. Non era il messaggio ispiratore che si aspettavano. L'ho visto nella mia azienda, continuò Richard. Persone che ho promosso personalmente, persone che ho accolto nella mia famiglia, che hanno voltato le spalle a tutto ciò che ho offerto loro. E dove sono ora? Lavorano per aziende tech di passaggio che spariranno in 5 anni, facendo promesse che non possono mantenere. Mi alzai in piedi, non per andarmene, ma per farmi vedere. Gli occhi di Richard mi cercarono nella folla e per un attimo il suo discorso studiato vacillò. Ma il mercato ha un modo per correggere questi errori, disse riprendendosi in fretta. Questi dipendenti disleali impareranno che il successo non è solo titoli altisonanti e stipendi gonfiati. È resistenza, è costruire qualcosa che duri. Il discorso si concluse con un applauso educato ma visibilmente tiepido. La gente parlava tra sé, e capii che il messaggio non era arrivato come Richard sperava. Mentre la folla usciva dalla sala, mi feci strada verso il palco. Richard mi vide arrivare. Stava con un gruppo di altri CEO, ma si scusò e venne a incontrarmi. Da vicino, vidi la tensione sul suo volto. Sembrava più vecchio di un mese prima, più stanco. Tyler, disse con voce tesa, non mi aspettavo di vederti qui. Horizon Technologies è uno sponsor importante, risposi. Rappresento l'azienda agli eventi esecutivi. Già. La tua piccola startup tech. Come va? Davvero? Beh, in realtà stiamo aprendo un ufficio a Chicago. Lo gestirò io. La mascella di Richard si serrò. Tornerai a Chicago? Sembra di sì.
Non che me ne sia mai andato davvero. Emma è qui e mi tiene aggiornato su come vanno le cose ad Ashford Industries. Sembra che tu abbia qualche problema. Ogni azienda ne ha. Fa parte del business. Vero. Ma alcune si adattano, altre insistono a fare le cose come sempre. Ho sentito che la settimana scorsa avete perso il contratto con Meridian. Deve far male. Il volto di Richard si fece rosso. Chi te l'ha detto? La voce gira. Meridian è andata a un concorrente che ha offerto un approccio più innovativo alla gestione della catena di fornitura. La cosa divertente è che ti avevo proposto un approccio simile 18 mesi fa. Mi avevi detto che non capivo come funzionava il vero business. Non devo stare qui ad ascoltare queste cose. No, non devi. Ma voglio dirti una cosa. Ricordi quando dicevi che sarei tornato a chiedere scusa in un mese? Sono passate 5 settimane. Non sto strisciando, Richard. Sto camminando. Camminando verso una carriera che premia l'innovazione più dell'ego. Verso un'azienda che valorizza il talento invece di punirlo. Verso una vita in cui non devo dimostrare nulla a te o a nessun altro ogni singolo giorno. Richard aprì la bocca per rispondere, ma un uomo in un abito costoso gli si avvicinò al gomito. Richard, ti serve per la discussione del panel tra 10 minuti. Arrivo subito, disse Richard senza distogliere lo sguardo da me. Quando l'uomo si allontanò, Richard si chinò verso di me. Pensi di aver vinto qualcosa qui, Tyler? Pensi che un mese di successi significhi qualcosa? No. Penso che 4 anni a sopportare il tuo disprezzo significhino tutto. Penso che avere finalmente il coraggio di andarsene da una situazione tossica significhi tutto. Penso che dimostrare a me stesso di poter avere successo senza la tua approvazione significhi tutto. Richard stava per dire altro, ma Jennifer Walsh apparve al mio fianco. Tyler, eccoti. Ti stavo cercando ovunque. Si rivolse a Richard con un sorriso professionale. Richard Ashford, sono Jennifer Walsh, CEO di Horizon Technologies. Il tuo discorso è stato interessante, anche se devo dire che non condivido la tua visione sulla lealtà dei dipendenti. Secondo la mia esperienza, i migliori dipendenti sono quelli che non hanno paura di cercare opportunità dove il loro talento è davvero apprezzato. L'espressione di Richard passò dalla rabbia a una neutralità studiata. Signora Walsh, ho sentito parlare di Horizon Technologies. Avete certamente fatto rumore nel settore. Preferiamo pensare di fare progressi, disse Jennifer con disinvoltura. Tyler qui è stato fondamentale per la nostra crescita. Le sue strategie di marketing hanno superato ogni nostra aspettativa. Siamo molto fortunati ad averlo nel nostro team. Immagino di sì, disse Richard rigidamente. In realtà speravo che tu e io potessimo avere una conversazione sulle possibili opportunità di collaborazione. Horizon è sempre alla ricerca di partner per la produzione e, da quanto ho capito, Ashford Industries dispone di una capacità significativa. Forse potremmo discutere di come le nostre due aziende potrebbero lavorare insieme. Osservai il volto di Richard mentre assimilava queste parole. Jennifer gli stava offrendo un'opportunità di affari, la possibilità di collaborare con una delle aziende tecnologiche in più rapida crescita. Ma accettare avrebbe significato ammettere che io, il genero che lui aveva sempre considerato un nulla, avevo portato un reale valore a un'organizzazione che ora doveva impressionare. Sarei felice di discuterne, disse infine Richard. Fate contattare la mia assistente per fissare un incontro. Meraviglioso, rispose Jennifer. Tyler sarà il nostro referente per il progetto, naturalmente. Dirigerà il nostro ufficio di Chicago, quindi gestirà tutte le partnership del Midwest. L'espressione di Richard valeva ogni momento umiliante che mi aveva fatto passare in questi 4 anni. Dopo che Richard si allontanò, Jennifer si rivolse a me con un sorriso complice. Quello è tuo suocero. Purtroppo sì. Quanto hai sentito di quella conversazione? Abbastanza per capire perché eri così ansioso di lasciare il tuo ultimo lavoro. Tyler, voglio che tu sappia una cosa.
Ti ho offerto questo lavoro perché sei talentuoso, non perché mi faceva pena. Il lavoro che hai fatto in Horizon parla da sé. Qualunque cosa quell'uomo ti abbia fatto credere di te stesso, non era vera. Quelle parole significarono per me più di quanto lei potesse immaginare. La conferenza finì a tarda sera e guidai dritto verso il mio vecchio appartamento a Lincoln Park. Emma mi aveva scritto prima dicendo che voleva vedermi, che dovevamo parlare. Ero nervoso, non sapevo cosa aspettarmi dopo 5 settimane di distanza. Aprì la porta prima che potessi bussare e per un attimo ci guardammo soltanto. Poi si gettò tra le mie braccia stringendomi forte e capii quanto mi fosse mancata. Mi dispiace, sussurrò contro il mio petto. Mi dispiace tanto di non averti sostenuto fin dall'inizio. Va tutto bene? No, non va bene. Mio padre mi ha chiamato oggi pomeriggio. Era furioso, non faceva che ripetere quanto tu l'avessi umiliato alla conferenza. Che stai lavorando con qualche CEO tecnologico per rubargli i clienti. Tyler, non l'ho mai sentito così prima d'ora. Aveva paura. Mi staccai per guardarla in faccia. Paura di te, di quello che hai realizzato, del fatto che non hai più bisogno di lui e che tutti nel settore lo sanno. Passammo il resto della serata a parlare. Davvero parlare, per la prima volta da quando tutto era cominciato. Emma mi raccontò della pressione che suo padre le aveva messo per convincermi a tornare in Ashford Industries, delle discussioni che avevano avuto quando lei si era rifiutata. Aveva finalmente detto a Richard che si sarebbe trasferita a Seattle per stare con me e che, se voleva far parte della nostra vita d'ora in poi, doveva cominciare a trattarmi con rispetto. E lui cosa ha detto? Chiesi. Ha detto che stavo facendo un errore. Che stavo scegliendo te invece della mia famiglia. E tu cosa hai risposto? Emma sorrise. Gli ho detto che tu sei la mia famiglia e che se non riusciva a vedere che persona incredibile sei, era una sua perdita, non mia. 3 mesi dopo eravamo sistemati in un nuovo appartamento nel West Loop di Chicago, vicino alla nuova sede di Horizon. Emma aveva iniziato a lavorare in una galleria d'arte contemporanea che le dava la libertà creativa che non aveva mai avuto nel lavoro precedente. Stavamo costruendo la vita di cui avevamo sempre parlato, alle nostre condizioni. Richard e io avevamo stabilito un rapporto professionale. Ashford Industries aveva finito per collaborare con Horizon Technologies in diversi progetti. E anche se Richard non l'avrebbe mai ammesso ad alta voce, sapevo che rispettava il lavoro che stavo facendo. L'umiliazione che mi aveva inflitto in quella sala conferenze si era rivoltata contro di lui, spingendomi verso un successo che forse non avrei mai raggiunto se fossi rimasto comodo e compiacente. Patricia, mia suocera, era diventata un'alleata inaspettata. Si era scusata in privato per non aver preso le mie difese prima, ammettendo di aver visto Richard distruggere troppe persone nel nome della protezione dell'azienda di famiglia. Aveva iniziato a spingerlo verso la pensione, a lasciare che la nuova generazione prendesse il controllo di Ashford Industries prima che il suo stile di gestione antiquato rovinasse tutto ciò che aveva costruito. Le cene di famiglia mensili erano ancora imbarazzanti, ma gestibili. Richard ogni tanto ricadeva nelle sue vecchie abitudini, lanciando frecciatine sottili sul mio passato o mettendo in dubbio le mie decisioni aziendali. Ma ora, quando lo faceva, Emma lo zittiva subito. E, onestamente, le sue parole non avevano più lo stesso potere. Non avevo più bisogno della sua approvazione. 6 mesi dopo aver lasciato quella sala conferenze, Richard mi chiamò nel suo ufficio di Ashford Industries. Era la prima volta che tornavo nell'edificio da quando avevo dato le dimissioni. Tyler, disse, indicando la sedia di fronte alla sua scrivania. Siediti. Mi sedetti, curioso di sapere perché mi avesse convocato. Richard rimase in silenzio a lungo, fissando alcuni documenti sulla scrivania. Finalmente alzò lo sguardo verso di me. Ti devo delle scuse. Caddi quasi dalla sedia. Cosa? Ti devo delle scuse per quello che ho detto in quella sala conferenze. Per come ti ho trattato in tutti questi anni, mi sono sbagliato. Doveva essere uno scherzo. Richard Ashford non si scusava. Cosa ti ha fatto cambiare idea?
Patricia, ammise. Mi ha pressato per mesi riguardo al modo in cui ti ho trattato. Ma soprattutto, vedendo quello che hai realizzato in Horizon, vedendo il rispetto che hai nell'industria, ho capito che il mio ego mi aveva impedito di riconoscere il talento quando ce l'avevo davanti. Lo apprezzo, dissi con cautela. Non sono bravo in queste cose, continuò Richard, ma la verità è che sei stato un bene per Emma. L'hai spinta a essere più indipendente, a pensare con la sua testa, e hai dimostrato che non avevi bisogno del nome Ashford per avere successo. No, non ne avevo bisogno. Ma ho imparato molto lavorando qui, Richard. Anche se l'ambiente era difficile, ho imparato a essere resiliente, a difendermi, a riconoscere il mio valore. Quindi, in un certo senso, dovrei ringraziarti. Richard sorrise leggermente. Sei molto diplomatico. Non me lo merito. Parlammo per un'altra ora, chiarendo anni di risentimenti e incomprensioni. Richard non sarebbe mai stato il suocero caloroso e di supporto che avrei voluto, ma raggiungemmo un'intesa. Lui avrebbe rispettato le mie scelte professionali e io avrei riconosciuto il ruolo che Ashford Industries aveva avuto nel mio percorso lavorativo. Mentre me ne andavo, Richard disse un'ultima cosa. Per quel che vale, Tyler, sono contento che tu non sia tornato a implorare. Mi hai dimostrato che mi sbagliavo, e avevo bisogno di esserne convinto. Hai detto comincia a contare. Beh, l'ho fatto. E intorno al 45° giorno ho capito che non saresti tornato, che intendevi davvero quello che avevi detto. Fu umiliante. Allungai la mano e, dopo un attimo, Richard la strinse. Quella sera, tornando a casa, pensai al percorso che mi aveva portato fin lì. Un mese prima ero stato umiliato davanti ai colleghi, liquidato come un nulla da un uomo che avrebbe dovuto essere famiglia. Oggi dirigevo un ufficio di successo per un'azienda in crescita, avevo triplicato il mio stipendio e avevo guadagnato il rispetto dello stesso uomo che aveva cercato di distruggermi. La miglior vendetta, avevo imparato, non era dimostrare a parole che qualcuno aveva torto. Era dimostrarlo con i fatti, costruendo qualcosa di reale e duraturo che non avesse nulla a che fare con la loro approvazione o il loro nome. Emma stava preparando la cena quando arrivai, cosa che faceva sempre più spesso ora che il suo orario di lavoro era più flessibile. Com'è andata con mio padre? Chiese. Sorprendentemente, bene. In realtà si è scusato. Emma lasciò cadere il cucchiaio che teneva in mano. Cosa? Le raccontai della conversazione, delle scuse e dell'intesa raggiunta. Emma ascoltò con le lacrime agli occhi. Sono orgogliosa di te, disse quando finii. Non solo per il successo, ma per aver avuto la grazia di accettare le sue scuse. Molti non l'avrebbero fatto. È tuo padre, dissi. E ci sta provando. È più di quanto molti riescano a ottenere. Quella notte, sdraiato accanto a mia moglie nel nostro appartamento che avevamo scelto insieme, pagato con soldi guadagnati con il mio valore, capii qualcosa di importante. L'ultimatum di Richard, pensato per distruggermi e costringermi ad accettare il mio posto, in realtà mi aveva liberato. Scommettendo sul mio fallimento, contando sul fatto che sarei tornato a implorare, mi aveva dato la motivazione per dimostrare non solo a lui di aver torto, ma a me stesso di cosa fossi davvero capace. Comincia a contare, gli avevo detto quel giorno in sala conferenze. E ora, 6 mesi dopo, il conto c'era. Non un conto dei giorni fino al fallimento, ma un conto di successi, di barriere infrante, di limiti superati. Richard Ashford si era sbagliato su di me. Ma, cosa più importante, io mi ero sbagliato su me stesso. Avevo accettato troppo a lungo la sua versione del mio valore. Avevo lasciato che il suo disprezzo definisse come vedevo il mio potenziale. Allontanarmi da tutto questo, rifiutando di lasciare che la sua opinione pesasse più della mia fiducia in me stesso, era stata la decisione più difficile e migliore che avessi mai preso. Il lavoro in Horizon Technologies continuava a superare ogni mia aspettativa. Nel giro di un anno avevo trasformato l'ufficio di Chicago in una delle divisioni più redditizie dell'azienda, assicurandomi partnership con importanti produttori in tutto il Midwest.
Jennifer mi promosse vicepresidente delle partnership strategiche, concedendomi quote societarie e un posto al tavolo esecutivo. Richard e io non diventammo mai amici, ma sviluppammo un rispetto reciproco. Ashford Industries divenne uno dei partner chiave di Horizon per la produzione, e Richard ogni tanto mi chiedeva un parere per modernizzare le loro operazioni. In un raro momento di vulnerabilità, ammise persino che avrebbe voluto ascoltare alcune delle mie idee anni prima, quando le avevo proposte per la prima volta. La storia di quel confronto nella sala riunioni si diffuse nel settore, diventando un monito sul costo di sottovalutare le persone. Ne sentii versioni diverse agli eventi di networking, ognuna più drammatica della precedente. Alcuni mi dipingevano come un eroe, altri ritraevano Richard come un cattivo. Ma la verità era più complessa di entrambe le narrazioni. Richard era un prodotto della sua generazione, un uomo che credeva nella lealtà verso le aziende più che nella crescita personale, che vedeva l'ambizione dei giovani come una minaccia anziché un valore. Si sbagliava, ma non era malvagio. E io avevo fatto bene a andarmene. Portavo però con me insicurezze che mi avevano reso troppo disposto ad accettare la sua versione del mio valore, per troppo tempo. Se potessi tornare indietro e parlare con la versione di me stesso che entrò in quella sala riunioni 5 settimane dopo aver lasciato il lavoro, gli direi che la parte più difficile non era andarsene, ma credere di meritare di più, che il suo valore non fosse determinato dall'opinione di Richard Ashford o dal nome della famiglia Ashford, e che il successo misurato secondo i propri termini valesse più del conforto misurato secondo quelli di qualcun altro. Comincia a contare, avevo detto, e ho contato. Ogni giorno in cui ho costruito qualcosa con il mio solo merito. Ogni volta che ho preso una decisione basata su ciò che credevo giusto, non su ciò che avrebbe compiaciuto Richard. Ogni momento in cui ho scelto il rispetto per me stesso invece dell'approvazione altrui. Il conto continua e continuerà sempre, perché dimostrare il proprio valore non è una meta da raggiungere e poi abbandonare. È un viaggio continuo, fatto di scelte ripetute, scegliere se stessi, i propri valori, la propria visione. Richard Ashford mi diede un ultimatum quel giorno, ma ciò che mi diede davvero fu il permesso di smettere di cercare la sua approvazione. E quello, ironicamente, fu il dono più grande che potesse farmi. Grazie per aver seguito questa storia. Se ti ha toccato, se ti sei mai sentito sottovalutato o hai dovuto lottare per il rispetto da chi avrebbe dovuto darti tutto senza condizioni, lascia un commento qui sotto condividendo la tua esperienza. Iscriviti a questo canale per altre storie di resilienza, riscatto e di come dimostrare il proprio valore quando tutto sembra impossibile. E ricorda, quando qualcuno ti dice che fallirai, quando conta sul fatto che tornerai a implorare, a volte la risposta migliore è semplicemente questa: comincia a contare.